ogni pezzo teatrale ha le sue tradizioni, pensiamo al Macbeth in Inghilterra, che non si può veramente nominare, The Scottish Opera si dice, oppure quella opera e così via. Però come possiamo fare a meno di un lavoro così straordinario? Perché il pubblico dovrebbe privarsene per una sciocca superstizione? Sì, esiste questa superstizione, ma noi dovremo superarla, perché Verdi se lo merita, il pubblico se lo merita e noi ce lo meritiamo. E scrisse in fretta e furia, scrisse molto velocemente. Ci sono musicisti, compositori che hanno un grande talento, ci sono compositori straordinari e poi ci sono nella storia della musica, ce n'è una decina, specialmente nell'opera, che sono geni. Non sanno veramente cosa fanno, lo sanno perché sono geni, ma fanno di più di quello che è richiesto, senza volerlo. E tutte le situazioni all'interno della Forza del Destino, ma all'interno del Don Carlo, di un ballo in maschera, del Trovatore, del Rigoletto, della Traviata, tutte le situazioni musicali che Verdi scrive sono sempre appropriate e legate moltissimo al testo. Per cui ogni situazione drammatica del testo con la musica acquista ancora più forza. C'è una regola del teatro che io ammiro molto e che la trovo necessaria, e solamente i grandi hanno questa idea: non c'è dramma se non si ride all'interno del dramma. Non si può ridere se non c'è un poco di dramma. Per cui le due cose si devono sempre unire. In un dramma c'è bisogno anche di ridere. Se c'è questo, il dramma sarà ancora più forte. Verdi naturalmente conosce questa regola e riesce a trasformare la materia musicale in realtà. È sicuramente uno dei momenti più difficili per l'orchestra è la sinfonia. È un momento dove c'è anche un momento molto difficile che non viene mai considerato come tale, che è il momento della battaglia. Come pifferi i tamburi, ci sono alcuni momenti dell'orchestra, all'inizio del secondo atto, che c'è un colpo d'arco molto veloce per l'orchestra e per il coro, che non sono facili, sembrano, quando si sente che funzionano, sembra che sia facile, ma credetemi non lo è. La Forza del Destino poi ha anche un'opera molto lunga, c'è molto da suonare, c'è molto da ascoltare, i duetti per i cantanti, non vi dico per il tenore poverino che deve cantare questo, se io fossi un tenore non sceglierei mai di cantare La Forza del Destino, perché è veramente un'opera difficilissima, anche il baritono. Le arie che ha Melitone, Preziosilla che sembra un luoro brillante e leggero perché lui utilizza già questo tipo di scrittura per un ballo in maschera, per il paggio. Invece lo ritroviamo in Preziosilla e con un ruolo da mezzosoprano ma che va fino al do e fa delle colorature spaventose. Abbiamo il Rataplan, questo coro straordinario dove viene simulato il suono del tamburo. Insomma, è un'opera molto complessa, con molti momenti rischiosi, però forse è bella anche per questo e il pubblico l'ama anche per questo. Ogni numero di quest'opera è un numero importante, tutti i numeri sono connessi, c'è sempre questo tema del destino, ci sono questi urti dei metalli, pam, 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 questa cosa che batte, questo suono orribile che batte, non solamente per i personaggi nell'opera della Forza del Destino, ma anche per noi. Il destino bussa sempre da dietro, ci spinge dietro la schiena e quando arriva diventa presente e quando lo vediamo è già passato. Ecco perché è importante la Forza del Destino.